Il protagonista di oggi è questo mio Acero Arakawa. Siamo al 7 di dicembre del 2025, la pianta praticamente a spoglia. Adesso queste due foglie le possiamo anche lasciare così come sono. Vi faccio nel frattempo una piccola panoramica. La pianta sta crescendo tanto e la corteccia sta diventando veramente bella e piano piano sta cortecciando anche la parte alta. Che cosa voglio andare a fare in questo video? In questo video oggi andrò a fare due piccole filature per mettere giù questo ramo e questo ramo. Poi nella parte successiva del video sicuramente vedremo il rinvaso, che farò penso tra un paio di mesi e che farà comunque parte di questo video, e poi credo proprio che vi porterò anche un piccolo pezzo di video della pianta post ripartenza, che secondo me è fondamentale perché voglio proprio vedere come si andrà a comportare su questo taglio che ha già iniziato a richiudere parecchio. Poi io qui ho messo questo rametto bloccato con la puntina perché voglio che praticamente il callo si unisca a questo rametto per avere già un rametto che parte diciamo in questa direzione, in esterno curva, in modo tale che mi fa un ramo, e devo valutare se successivamente fare un innesto a foro passante per un ramo sottostante, o di qua o di qua, non lo so, devo vedere. Però intanto penso a tirarmi giù questi due rami, che è la cosa fondamentale che devo fare adesso, altrimenti dopo induriscono e non li pieghi. Finché sono verdi li pieghi, dopo si spezzano. Questa è una prerogativa degli aceri. Quindi adesso facciamo insieme questa piccola filatura molto veloce e poi ci aggiorniamo con il rinvaso. Su questo tipo di piante vado a prendere il filo d'alluminio, che dovrebbe essere alluminio ramato, quindi è leggermente più duro dell'alluminio normale. Poi non so bene se è meglio questo ramato o quello normale, magari scrivetemelo in un commento. Che cosa poi devo andare a fare? Devo andare in qualche modo a legarlo in modo tale da garantirgli la piega su quel ramo, e poi lo devo far girare anche nella parte sopra, quindi dovrei fare una cosa del genere. Quindi vado a fare una bella spirale qua, una bella spirale di qua, e inizio a salire. Sembra che sto cucendo la pianta. Comunque questa è una cosa che potete fare con l'alluminio, questi giri strani che io sto facendo per colpa di questo innesto. Con il rame scordatevelo, e anzi se fate così fate solamente danni, quindi state molto attenti al materiale che usate, al tipo di lavorazione che dovete fare, eccetera eccetera. Qui vado un po' più lento perché ci sono le gemme e sono arrivato in punta. Vado a fare il rametto di sotto. Qui il filo è molto più grande, ok, e cosa vado a fare? Già in parte l'ho fatta, una piega molto lieve perché altrimenti ho paura di rompere il rametto, e vado anche a mettere le gemme in orizzontale, già posizionato magari un po' ondulato, e secondo me questo ramo è perfetto. Ora abbassiamo quest'altro ramo, sempre stando molto attenti, lo ruoto comunque e gli do un po' di movimento. Ecco qua, già vedete che questo ramo, magari abbassato anche un po',
prende un'ottima forma e anche il ramo di profondità. Ora vi lascio al rinvaso. Eccoci qua, questo è il risultato dopo circa un mese dal rinvaso. Se notate bene ho anche tolto il filo, ovviamente i rami sono tornati un po' in posizione, per esempio questo si è girato e questo si è tirato un po' su, però non potevo aspettare ulteriormente perché, se vedete bene, hanno già segnato, quindi quando i rami saranno un po' più spessi rimetterò il filo e li terrò in posizione, a meno che non decido di fare dei piccoli tiranti adesso, però non credo neanche sia molto il caso. Però tutto sommato la pianta sta molto bene. Da quando l'ho liberata dal filo ha cominciato a cacciare bene anche in punta sul tronco principale. Anche qui non mi posso lamentare. Qui ha fatto un bel germoglio lungo e questo è fondamentale perché poi mi servirà per andare anche a chiudere meglio qui. Spero anche che il callo stia ripartendo, non riesco a vederlo bene in questo modo, però ha fatto anche questo germoglio che può essere un po' utile, o comunque poi serve a far ingrandire questo tratto di ramo e poi lo toglieremo nella speranza che ci qualcosa qui su. Però tutto sommato posso ritenermi veramente soddisfatto e spero anche che il pane radicale migliori. Detto ciò, io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un commento in cui mi potete scrivere delle critiche, dei consigli, tutto quello che volete. Altrimenti potete farlo in privato su Instagram, Facebook, trovate i link in descrizione. Mi piace, condivisione, tutto quello che volete. Vi ricordo di andare a vedere, se vi interessa, la playlist che sto facendo sui video per i neofiti, quindi chi vuole iniziare a fare bonsai. E noi ci rivediamo domenica prossima, sempre ore 19. Buon bonsai!